Bentornati, amici miei, sgassoni, sgommoni, tutti appassionati di sim racing, dei videogames e affini. Oggi giornata importante, serata importante, comincia il campionato GT4 e quindi finalmente si torna sulle auto con la trazione dalla parte giusta. Dopo tanto tempo direi. Ma oddio, neanche tantissimo, diciamo. Chi sta seguendo il mio canale YouTube ha visto sicuramente che abbiamo fatto il cambio mapa room e abbiamo guidato diverse auto a trazione posteriore, però diciamo che noi della nostra Sim Gang, Sim Racing Italy, il primo campionato che facciamo, appunto, campionato, perché comunque il Campio Mapo Room era un misto di diverse categorie, sia anteriori che posteriori, quindi questo sarà un campionato specifico per non solo la trazione posteriore, ma proprio per le GT4, dove tra l'altro c'è la McLaren, quindi siamo super gasati. Questa sera si corre ad Hockenheim, in Germania, una pista che conosco molto bene e che ho fatto anche abbastanza bene in passato. Ovviamente bisogna sempre mettere le dovute parentesi perché un conto è correre con altri simulatori, un conto correre con Raceroom, come abbiamo visto, sto trovando diverse difficoltà da qualche mese a questa parte. Non credo che il trend si invertirà tantissimo, perché comunque nella leaderboard vedo che sono un secondo dietro rispetto ai migliori. È anche vero che non mi ci sono soffermato più di tanto ad allenarmi perché ieri era finito il campionato delle Super Turismo, quindi vi dico quali sono le altre auto. Siamo una ventina abbondante, ovviamente gli iscritti, chi correrà questa sera un pochettino di meno. C'è l'Audi R8, c'è vabbè la McLaren 570S, l'M4, Mercedes SLS. Sono rimasti veramente pochissimi minuti di prove libere. Tendo sempre a fare questo errore di partire con le live troppo tardi e poi mi perdo tutte le prove libere, che è importante scaldarsi perché ancora sono un po' con la mentalità, con il stile di guida delle Superturismo, quindi la nostra McLaren, tantissima gente ha preso la McLaren perché naturalmente è una bellissima macchina, ma chi la sa mandare è una macchina che va forte, quindi il problema è saperla mandare. La configurazione del server è 15, 15 minuti di qualifica, gara 1 20 minuti e gara 2 griglia completamente invertita 40 minuti. Quindi ci sarà da sudare tantissimo e anche da faticare. Sarà un morire di pizzichi. Così ad occhio. Praticamente è una McLaren Cup perché sono praticamente tutte McLaren. Ah, benissimo, c'è anche Starzev che ieri ha creato un po' di subbuglio, un po' di scompiglio.
ne- nelle ultime posizioni della gara. Non proprio un pilota super corretto, uno che insomma si difende un po' troppo. E facciamo un bagar. Prego, prego. Se proprio ci tiene così tanto a stare davanti, faccia pure. Quindi per adesso siamo a 19. Abbiamo un po' di margine, ma tanto penso sicuramente non ce ne sarà bisogno perché il primo giro farò molto pena. Sei un po' mortarella, eh? Prende i giri proprio vigorosamente. E non ricordo quant'era il mio best. 46,5. Quindi l'obiettivo è scendere sotto i 46,5, ci credo molto poco, ma speranza è l'ultima a morire. C'è anche un americano? Non me lo sarei mai immaginato che qualcuno mi avrebbe fatto la tappa, invece è successo. Dai amico. Non sbagliavamo la curva. No. Non proprio il primo settore che uno si aspettava, però l'importante è stare sotto e non fare errori. Come sono sopra? Porco cane. Ma che... come mai sono sopra?
con Vicari primo, strabiliante tempo di 45,3. Allora, il nostro compagno di squadra credo che sia quinto sesto, ovvero Marco Quagliotti. Cercheremo di portare in alto questa squadra perché credo che siamo più o meno allo stesso piano e allo stesso livello prestazionale e diciamo due piloti che in teoria dovrebbero andare sempre a punti, quindi speriamo bene. E... Ah, partenza lanciata. Quindi un cavolo tutto. Non mi piace molto questa cosa. Davanti abbiamo, oh santo cielo, il russo, Emanuel. Mi piace questa cosa. Controllata dalla I. Attenzione con le gomme fredde. Benzina abbondante, immaginate. Bellissimo. Dov'è il mio compagno di squadra? Non mi dica che ha avuto un incidente. Scommesso sul cavallo sbagliato. Può darsi che l'hanno buttato anche fuori, eh? Come sta facendo le sgommatine? Strano. Molto strano. Fumo che esce dalle gomme. Con questa categoria. Devo assolutamente perdere la scia.
subito. Relax, relax. L'importante è calmarsi perché se si è troppo agitati dopo non si riesce a tirare fuori la prestazione. Sembra che c'è un pilota che sta facendo un po' da tappo. Che ci vedo? 47. Girando ventini, Alessandro primo, non mi meraviglio, però Felice Vicari subito attaccato dietro, si fa insidioso. Sto distraendo con per guardare la prestazione mi distraggo. Concentrato. Tanto la situazione mi sembra molto congelata. In questo quartetto formato da Augom, Rosapiano, Stremaire e me, ma anche Vincenzotti che comunque è attaccato, tiene botta. Rosapiano cerca di rompere i indugi, anche perché ci sta facendo perdere tantissimo tempo. Pilota teoria svedese. 11 minuti.
riesco a mettere in scia? Recupero sul tormentino, però le prime due curve le metto troppo lentamente. Terzo settore in cui vado tantissima difficoltà, ancora non sono riuscito a capirlo bene. Guardate quanto perde, infatti. Sotto si sta facendo sotto. Il motore Mercedes che sicuramente lo aiuterà nel dritto. Tanto persi. E questa curva non riesco a metterla. Il primo che sbaglia è finito. Però nessuno sembra sbagliare, tranne me. Riesco veramente a capire come mettere questi due curve.
Vabbè, loro stanno in scia. Per forza. Sono allungata un po' la frenata. Sto cominciando un po' a perdere, no? Sarà che mi si sono un po' surriscaldate le gomme. Bisogna anche stare attenti, magari comportamento anomalo dello pneumatico, della carcassa. L'ho messa un po' decente. Però ho perso contatto con quelle davanti. Attenzione, scaramucce tra Posapiano e Stremair che ha conquistato la posizione. Però la scia sicuramente andrà a vantaggio del pilota, molto probabilmente del Sud Italia. Perché Posapiano non mi sembra molto un pilota del Nord Italia. Perdo su queste due curve. E niente, mi sembra che più della settima posizione non si riesce a fare. A meno che Posapiano non crolli all'improvviso. Anche una bella scia adesso. Il ragazzo va forte, quindi la vedo dura. Sei uno. Stremair prova anche a sorpassare il pilota del Bempu
Però la BMW sicuramente ha molto più motore e quindi avrà un grande vantaggio sul dritto. Bella questa scia, bella. Siamo tutti lì. Mamma mia, via 12 secondi. Neanche per dire ci sta facendo da tappo, perché io comunque sono al 100% delle prestazioni, quindi più di così non riesco a dare. Tra l'altro è finita la gara. No, confermo che le auto GT non hanno freno a mano. E qui qualche sgommatina ci stava dando. E niente, settima posizione. Sicuramente poteva andare molto meglio, ma 46-1, eh sì, eravamo lì. I primi tre imbarazzanti. E niente, sgassoni, si conclude qua, gara 1. Alla fine portiamo a casa una sesta posizione che, tutto sommato, per come è andata la qualifica, non è nemmeno da buttare via. Dopo la penalità di Posapiano saliamo di una posizione, quindi la classifica è un pochettino più carina da vedere. Però certo, c'è sempre quel solito retrogusto amaro, perché per tutta la gara avevo come la sensazione di averne un pochettino di più rispetto al gruppetto di fronte a me. Non abbastanza per stare dietro ai primi tre, perché loro erano oggi completamente su un altro pianeta. Però quel quarto posto, secondo me, era assolutamente nelle mie corde. E ormai mi riconoscete, quando finisco dicendo potevo fare di meglio, mi rimane sempre nella testa quella vocina che rompe le scatole. Ma ovviamente è troppo presto per abbattersi. La McLaren mi piace, il passo gara non è stato alla fine terribile e soprattutto il campionato è appena iniziato. C'è ancora tantissimo da capire, gomme, assetto, stile di guida e soprattutto c'è da allenarsi tantissimo per capire come tirare giù questo secondo che ci divide dai primi eh, per poter tornare in alto. E prima di salutarvi una piccola novità. Ho deciso di cambiare il format di questi video. Invece di farvi sorbire dei mattoni da 2 ore e più, molto di più, dividerò ogni evento in 2 episodi. Nel primo ci saranno le qualifiche gara 1 e nel secondo ci concentreremo completamente su questa mini endurance di gara 2, perché sono 40 minuti con griglia invertita. E fidatevi, per quello che succederà in gara 2 dobbiamo assolutamente fare un video dedicato, che è decisamente la scelta migliore. E quindi se vi siete divertiti, ma soprattutto siete curiosissimi di quello che succederà in gara 2 e vi assicuro sarà il delirio, mi raccomando mettete like a questo video, mi raccomando follow perché è importantissimo, siamo non dico vicinissimi ai 100 follower, però non manca tantissimo, ancora l'anno è lungo, così che potrete far parte anche voi degli sgassoni. Ci vediamo quindi al prossimo episodio. Ciao!
Il buio si frantuma, scatta il verde, un lampo arancione che si perde, giro dopo giro nell'eco dei motori, sfidando il destino e i suoi predatori. L'asfalto è una tela, la traiettoria è la via, e scrivo il futuro in questa scia. Il vento urla e si fa voce dentro me, spingendo l'anima oltre ogni perché. Un brivido sale, la mente è chiara in questa notte che non ha tara. Eric Bandi scorre, il mondo è una verità, a Krefeld nel buio, il sogno è realtà, come quel tuono eterno che non tace mai. Le mezze attende, sarà casa mia. Dall'alba al tramonto nel cuore del rombo, 24 ore per cambiare il mondo, le mani sul volante,